Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i pesci e le tendenze energetiche disponibili per amore e passioni per novembre. Abbiamo il mago, ragazzi, carta di nuovi inizi, carta di manifestazione, perché il mago è collegato alla legge di manifestazione, ed è anche una carta di azione, di movimento in avanti. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come incastrare queste tre letture ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e il numero di telefono, e in più ci sono anche 3 corsi gratuiti dove ognuno ha la propria playlist. Il primo è un corso di metafisica sui chakra, poi c'è un corso di tarocchi intuitivi e sto pubblicando adesso un corso base di numerologia. Bene, andiamo a vedere quali sono. Ok, partiamo subito con un matto, ragazzi. Abbiamo un 7 di coppe, una regina di bastoni, 5 di pentacoli, regina di spade, morte, 2 di coppe, e 4 di coppe. Dunque ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, vediamo un po' com'è l'energia del mese, dopodiché farò i vari esempi per i single, le coppie e le persone che non sanno bene se sono in una coppia, se sono clandestine. Diciamo che il terzo gruppo comprende un po' quello che non rientra nei primi due gruppi. Allora, partiamo da questo matto. Matto, mago, quindi sì o sì, qualche nuovo inizio, ragazzi, secondo me potrebbe esserci. Qui abbiamo un mondo e un 3 di pentacoli. Dunque, secondo me c'è come una bella predisposizione da parte vostra verso il nuovo. Ora, se siete single, effettivamente potrebbe essere un ok, mi ributto nella mischia. E se siete in una relazione, può essere un qualche tipo di progetto dentro il quale vi buttate. Adesso poi i singoli casi andremo a vederli dopo, però devo dire che comunque è come un qualche cosa di nuovo che comincia. Andiamo a vedere questo 7 di coppe perché secondo me ci sono delle ottime probabilità che si aprono in questo senso. 4 di pentacoli, ci sono una marea di possibilità che si aprono. Allora, qui ci potrebbe essere la possibilità di creare qualcosa di solido, la possibilità di creare una relazione che finalmente vi porta felicità, vi porta serenità. Tenete presente che comunque 7 di coppe sì, è una carta di possibilità che si aprono, però è anche una carta di illusioni. Quindi bisogna un attimino studiare, valutare attentamente tutte queste possibilità. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Otto di bastoni, 7 di coppe morte, che sono carte che avete già perché la morte è qui, 7 di coppe è qui.
Voglio andare a vedere anche il 5 di pentacoli. Nove di coppe e fante di spade. Allora, la mia sensazione è che siate ben disposti in questo mese. Direi soprattutto a livello passionale, quindi se state cercando storie così per divertirvi, è un ottimissimo mese, però ho anche la sensazione che per qualcuno la cosa finisce lì. Cioè, nel senso, bellissimo, ci si vede, ci si diverte, ci si sta benissimo insieme, però più di tanto non voglio. È un po' questa l'idea che ho. Io credo che qualcuno preferisca rimanere così com'è piuttosto che avere il rischio di soffrire di nuovo. Anche perché, soprattutto se siete single, questo potrebbe valere, nel senso che avete come trovato un vostro equilibrio, una vostra routine, dove tutto sommato male non state e potreste anche decidere che così, adesso è arrivato solo il momento di divertirvi, di, di giocare proprio con gli altri. Giocare in senso buono, non prenderli in giro. Andiamo a vedere la regina di spade. Asso di coppe, 10 di bastoni, di pentacoli, 10. Io ho come l'idea che qualcuno sì abbia già sofferto, siate più in una fase di... Allora, è come se pensaste non mi devo lasciare andare, non mi devo innamorare, non devo, però è un qualche cosa che vi succede a livello razionale. Cioè questa regina di spade mi dice che vi state autocontrollando. Ma non lo so, credo che sia dovuto al fatto, un po' quello che vi dicevo prima, no? Molti stanno comunque bene nella situazione dove sono, non vogliono rischiare di perdere quello che hanno costruito, la stabilità, la tranquillità che hanno costruito per star dietro a un'altra persona. È vero che il potenziale, con le persone che andrete a conoscere, il potenziale del mese di novembre è grandioso, però è come se foste voi a tirare indietro, cioè mi butto finché è sesso. Nel momento in cui c'è un minimo di coinvolgimento emotivo, tiro indietro. Questa è un po' la percezione che ho. Mi racconterete poi voi nei commenti. Andiamo a vedere la morte. Uh, diavolo e cavaliere mm, di pentacoli. Sì, ripeto, tanto divertimento questo mese, però da dire che da quel punto lì si sviluppi, probabilmente ci vuole ancora un po' di tempo, ma siete voi che state tirando indietro. Cioè è come se vi andasse bene conoscere gente, stare insieme alle persone in modo superficiale, ma quando si tratta di tirare fuori proprio la vostra essenza, il vostro cuore, lì diventate ermetici. Andiamo a vedere il 2 di coppe. 2 di pentacoli e 6 di pentacoli. Vi dico, secondo me un potenziale c'è, ma bisogna fare le cose in equilibrio. Bisogna cercare di rimettere un equilibrio laddove con i 2 di pentacoli non c'è. Che cosa ho visto? Dopo ve lo dico. 4 di coppe. 5 di coppe e re di spade. Mm. Interessante perché il 5 ce l'avete anche qua di pentacoli e questi 2 e 5 di solito sono carte di carenza, ragazzi, sono carte che vi fanno rimanere un po', diciamo così, in questa modalità vittima, se vogliamo. Sì, guarda, secondo me inizia qualche cosa, ma ripeto, batterete in ritirata o comunque
A voi sta bene che le cose siano in questo modo o in un certo modo e non credo che vi lascerete convincere per cambiarle, perlomeno nel mese di novembre, poi bisogna vedere più in là. Allora, partiamo con i vari settori. Partiamo con i single. Per quello che riguarda i single, devo dire che è un ottimo periodo, ragazzi, per conoscere persone nuove. Ce ne potrebbero essere una serie, sinceramente, di persone nuove che vi girano intorno, anche perché vi vedo molto affascinanti in questo mese, vi vedo, come dire, un po' il centro della festa. E devo dire che potrebbe veramente nascere un feeling con una persona in particolare con la quale vi trovate profondamente bene, c'è un bello scambio, c'è affinità e c'è anche una leggera paura di perdere questa bella conoscenza, chiamiamola conoscenza per adesso. Non vi nego che se siete di quei single che hanno solo voglia di divertirvi, novembre è un ottimo mese, ok? Anche perché siete abbastanza magnetici, siete affascinanti in questo mese, siete aperti, siete disponibili, vi piace la festa, cercate un punto di incontro, partecipate, io sento che anche la vita sociale potrebbe essere molto attiva in questo mese per voi e quindi diciamo che appunto c'è questa possibilità di creare una relazione di un certo stile, di un certo spessore. Sto parlando di conoscenze, non dico che siano fidanzati. E all'interno di questa situazione o di questa relazione devo dire che la camera da letto è piuttosto bollente. Sì, secondo me la parte fisica vi darà grandi soddisfazioni, ragazzi, in questo mese. Ehm, ma c'è qualche cosa che non mi convince ed è per quello che rimanete sui vostri passi. 1. La persona potrebbe essere sposata. Magari non lo sapete, ma è come se fiutaste qualche cosa. 2. La persona potrebbe dirvi cose solo per illudervi. Qui abbiamo un set di coppe, Anzi, ce l'abbiamo 2 volte, ce l'abbiamo anche qui. Quindi fate attenzione a quello che la persona dice, perché potrebbe, come dire, non essere coerente con quello che la persona fa, con come si comporta. E se per caso vi capita una persona con delle perversioni questo mese, le carte qua dicono di lasciar stare, perversioni sessuali o cose di questo genere. È come se le carte vi dicessero: guarda, anche no, è meglio lasciar stare. Ehm, Vi dico, per qualcuno potrebbe esserci un tema. Mh. Soprattutto se siete in una fase di carenza economica, affettiva, se siete in un momento dove questo mi butto è per cancellare o dimenticare quello che è successo, fate attenzione perché ho come la sensazione che questa persona vi possa dire: "Non ti preoccupare, con me starai bene, non ti preoccupare, ci penso io a te, non ti preoccupare, ti faccio uscire io da questo periodo brutto". Ecco, fate attenzione perché non tocca all'altro o all'altra farci uscire, perché se ci appoggiamo sempre alle altre persone creiamo codipendenza. Nel momento in cui questa persona non c'è, ritorniamo al punto di partenza. E invece se riusciamo a creare la nostra sicurezza interna da dentro, che l'altra persona ci sia o no, noi abbiamo coltivato la nostra sicurezza e non siamo dipendenti di nessuno. Fate attenzione soprattutto per voi single, perché sì è divertente, sì è passionale, sì fuoco e fiamme, ma le cose potrebbero essere un po' lente e potrebbero arrivare come delle proposte indecenti. Fatemelo poi sapere, nei commenti, mi raccomando. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione da un po' di tempo, allora, secondo me qua c'è come un nuovo entusiasmo,
C'è come bisogno di creare qualche cosa insieme con la coppia, abbiamo un mago qui, quindi bisogna iniziare qualche cosa di nuovo. Il mago abbiamo detto che parla della legge di manifestazione, quindi bisogna manifestare qualche cosa all'interno della coppia, come se si dovesse rendere concreto qualche cosa. Potrebbe essere un accordo, potrebbe essere un progetto, potrebbe essere un viaggio. Non vedo tanto la casa, magari qualcuno abita già insieme, però se foste di quelle coppie che si frequentano, per adesso non vedo ancora la convivenza. Però ragazzi, il mese di novembre secondo me sarà un ottimo maestro, infatti è un mese 11, per insegnarvi a riportare l'equilibrio, per insegnarvi a trovare un punto di incontro, per insegnarvi a navigare quelli che sono i possibili alti e bassi. Della relazione o del periodo? Vi dico, c'è una cosa qua che mi colpisce che è questo 10 di pentacoli. Per qualcuno potrebbe esserci qualche difficoltà con o la famiglia di lei o la famiglia di lui. O comunque, se non è famiglia di sangue, con qualcuno che vi gira intorno. Quindi potrebbero esserci come degli alti e bassi o dei dubbi, mettiamola così, perché qualcuno intorno a voi molto, come vi posso dire, calcolatore, vi fa vedere dei lati che voi non riuscivate a vedere e quindi è un po' come, oddio, prima andava bene, adesso che ho visto questa cosa non va più bene. Però non vi preoccupate, secondo me riuscite a trovare un equilibrio senza problemi, ok? Cioè si arriva ad un punto di incontro attraverso la comunicazione, attraverso la volontà di andare verso l'altro. Tenete presente che avete comunque un matto, che è una carta di forte apertura. Per le persone che sono in una relazione indefinita, in una relazione clandestina, allora, vi sento ben propensi nei confronti dell'altra persona. Se non avete nessuno come relazione clandestina, a novembre potrebbe affacciarsi qualcuno. Supponiamo che siete in una relazione in mezzo a questi alti e bassi, di cui vi parlavo prima. Ecco, diciamo che a novembre potrebbe effettivamente affacciarsi una persona nuova che vi può sconquifferare un po', vi smuove. Ehm, allora, per le persone che sono in coppia e alle quali si presenta questa nuova occasione, sento che avranno come la forza di lasciar stare questa tentazione, di, come dire, archiviarla. Per le persone invece che sono già all'interno di una situazione romantica clandestina, io ho la sensazione, ragazzi, che non sarà proprio rose e fiori novembre. Potrebbero esserci dei disaccordi, potrebbero esserci... È come se qualcuno, non so se siete voi o l'altra persona, facesse finta di non vedere certe cose, facesse finta di non vedere certe dinamiche. O perlomeno così è come vi sentite. Cioè, se è l'altra persona che fa finta di non vedere cose, voi probabilmente vi sentirete ignorati, vi sentirete messi da parte, rifiutati. Diciamo che vi aiuta a superare il periodo una flessibilità a livello di idee, però questo non vuol dire che la cosa si risolva, andremo poi a vedere dicembre. Però nel mese di novembre ho come la sensazione che siete un po' in un limbo, siete poi in un momento di... Vi farete qualche domanda con la vostra persona di interesse? Le o gli interesso veramente? O questa persona interessa veramente me? Mi è servita solo per riprendermi da un momento di crisi? O effettivamente può nascere qualche cosa? Vi dico, sento più la prima che la seconda, vedendo le carte adesso. Però, ripeto, poi bisogna andare a vedere anche dicembre come si sviluppano le cose. Andiamo a vedere qualche oracolo, ragazzi.
E infatti, qui parla di qualcuno che corre dietro a qualcun altro in una relazione di codipendenza e potrebbe anche parlare di una paura ad essere abbandonati e quindi come avere questa tendenza a rincorrere l'altro per non essere abbandonati. Questo potrebbe succedere anche ai single, eh? Va bene. Il fatto che vi troviate bene con questa persona, il fatto che si chiacchieri bene, che ci sia affinità, potreste tendere, un po' tutte in realtà i gruppi, a trattenere questa persona per paura di perderla. Ok. Potrebbe essere la persona giusta. Hai già incontrato il partner che cerchi. Quindi qui ragazzi, fuochi d'artificio potrebbe essere la persona che state cercando. Allora, c'è da dire una cosa, un discorso è la persona che state cercando, a mio modesto parere, un discorso è la persona giusta. La persona giusta per chi? Non necessariamente per noi e per il nostro ego, ma potrebbe essere la persona giusta per l'universo. Cioè, probabilmente in questo momento di vita avete bisogno di imparare certe lezioni e vi propongono, vi mettono davanti queste persone che sono quelle con le quali impareremo esattamente quello di cui abbiamo bisogno, che abbiamo bisogno di imparare, no? Quindi può essere non giusta a livello soggettivo per noi, ma giusta a livello oggettivo per l'universo. Comunque, diciamo per rincuorarvi un po', qua sotto dice che avete già incontrato il partner che cercate. Secondo me ci sono delle buone possibilità che le cose si sviluppino in un certo modo e l'unica cosa, fate attenzione a queste proiezioni, a non volare troppo con la testa. Il 7 di coppe è la carta delle illusioni, cioè io mi illudo che quella sia la realtà. L'illusione è illudersi che quella è la realtà e dare per scontato che sia così, non valutare altre verità alternative. Quella è l'illusione. Sono convinta di una cosa e vedo solo quella. Andiamo a vedere una fatina. Purezza. Abbi sempre fiducia nella purezza del tuo cuore. Guarda dentro il cuore e all'interno troverai la risposta alle tue domande. Non siamo abituati ad ascoltare il cuore, ragazzi, è una cosa che spiego nello specifico nella sezione degli abbonati, però per darvi un po' un sunto veloce, se riusciamo ad avere un contatto sempre aperto con il nostro cuore, noi ci rendiamo conto di quello che per noi funziona e quello che no. Come ce ne rendiamo conto? Quando c'è qualche cosa che ci dà fastidio, il cuore si stringe. Quando c'è qualche cosa che ci fa star bene, il cuore si apre. Quindi sentiamo come una sensazione di calore, di apertura, di espansione, mentre quando qualche cosa non è in allineamento con noi o ci disturba o va contro quelli che sono i nostri principi, il cuore tende a chiudersi, quindi potremmo sentire un peso al petto, piuttosto che fitte al cuore, piuttosto che tachicardia, problemi a respirare anche. Oh, bellissima questa carta, ragazzi. E vi dice di sostanzialmente parlare con le stelle, perché la vostra intuizione, e di solito l'intuizione è più attiva dalle 9:30, 10 di sera in poi, quando si vedono le stelle, e vi dice che l'intuizione fluirà e vi rivelerà quello che avete bisogno di sapere circa la vostra situazione attuale. Quindi ragazzi si tratta un po' di farsi ispirare dalle stelle se vogliamo, dalla canalizzazione. Stavo guardando se qui avevate qualche carta, ma no. Dal vostro cuore, fatevi guidare dal cuore, ricordatevi questa cosa che si espande e si contrae nel momento in cui stiamo bene o male. E secondo me
il segreto un po' qui è non importa quello che vi dicano, importa come vi sentite voi in riferimento a quello che vi dicono. Ricordatevi che appunto il 7 di coppe è una carta di illusioni, quindi se quello che vi dicono vi fa star bene, ok. Se vi dicono, ah, non ti preoccupare che fra tot anni, tot mesi riusciremo a vivere la relazione così come vuoi tu, e il cuore fa così, vuol dire che quella non è la strada. Perché magari è la stessa cosa che vi ripete da 6 mesi, 12 mesi, 24 mesi. Quando ci sarà quella cosa lì saremo felici. No, no. E chi lo sa quando ci sarà quella cosa lì? Io vivo adesso, io ho bisogno di essere felice adesso. Se me lo puoi dare adesso, bene. Se non me lo puoi dare adesso, avete la morte. Mm? Fatemi sapere, ragazzi, come vi risuona la lettura. Per sostenere il canale mettete like, mettete hype, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me o mi scrivete via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro sulle credenze limitanti, oppure potete anche abbonarvi e farlo per conto vostro. Nella sezione degli abbonamenti tratto le credenze limitanti in modo molto approfondito e in più ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, ci sono delle meditazioni che vi insegnano come pulire il campo energetico, insomma è un corso di formazione condensato perché sono tanti, tutti gli anni dei miei studi che io ho condensato e messo lì a disposizione. Comunque, date un'occhiata ai titoli dei video, questi si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!